Allora, l'idea di Nolan di raffigurare Omero come un rapper è una semplificazione che potrebbe far storcere il naso, ma un fondo di verità c'è perché le storie e i miti erano tramandati in forma orale e sia per aiutare la memorizzazione sia per coinvolgere il pubblico, la narrazione era accompagnata dalla ritmica e forse da un'accentuata modulazione della voce. Gli Aedi del mondo greco, i bardi del mondo celtico memorizzavano e tramandavano storie che già allora erano antiche e le riproducevano inscenando quello che era una specie di musical eseguito da una one-man band. Il musical composto da Omero, composto forse nell'VIII secolo a.C., era l'unificazione in un'unica grande narrazione di tanti racconti tramandati per via orale da chissà quanto tempo, da chissà quale epoca e da chissà quale regione del mondo. Ed ecco perché attorno alla guerra di Troia e alle vicende di Itaca troviamo nell'Odissea diversi quadri, diverse tracce come di un disco che vanno a comporre un unico, irripetibile, fortunatissimo e insuperato concept album. Anzi, un musical, come dicevamo. Il materiale dell'Odissea è ricchissimo ed ha vita propria. È una fortuna che sia stato trattato da Nolan e non da qualche regista tanto altezzoso quanto grossolano. Le scelte di Nolan possono piacere in parte e in parte non piacere, ma la vasca approntata da Nolan è sufficientemente limpida per veder guizzare quell'anguilla dalle tante forme e sempre uguale a se stessa, che è l'Odissea. Ma attenzione che Nolan compie un'azione magistrale che tra il pubblico e i critici in pochissimi hanno colto. Come raccontato nel saggio Il mulino di Amleto, scritto nel 1969 dallo storico della scienza Giorgio de Santillana e dall'etnologa Herta von Deschen, i miti antichi non sono fantasie primitive, ma uno strumento di trasmissione di un sapere astronomico complesso. I miti di tutto il mondo portano racchiuse conoscenze scientifiche sulla misurazione del movimento del cielo. Nelle antiche narrazioni nordiche di Amleto, nella mitologia persiana, nel Kalevava finlandese, nell'epopea di Gilgamesh, nei Rig Veda indiani, nel Messico precolombiano, nelle tradizioni della Polinesia e nell'Odissea di Omero, questi meccanismi astronomici sono simboleggiati dalla figura del mulino, della macina che gira e che è una metafora del cielo stellato che ruota regolarmente attorno a un perno, a un asse, il quale periodicamente e in tempi lunghissimi muta di posizione, dando inizio a un diverso assetto della rotazione. Un macinare che col tempo si guasta, portando alla consumazione di un'era e all'inizio di un'altra, al passaggio, cioè, tra una tappa e l'altra, del ciclo lentissimo della precessione degli equinozi. I racconti orali, i miti, le storie, provenienti da chissà quale epoca e chissà da quale parte del mondo, che Omero nell'VIII secolo a.C. raccoglie nell'Odissea, avevano una funzione precisa: passare di generazione in generazione, in forma orale, come delle comete proiettate nel tempo, sospinte da temi archetipici, ricchi di pathos che coinvolgevano l'uditore, passare di generazione in generazione, portando incapsulati dentro di loro dei messaggi esatti. E questi messaggi erano dei concetti astronomici, numeri e calcoli ben precisi, quelli legati alla precessione degli equinozi, legati a quelle lancette dell'orologio cosmico che, anziché segnare le ore o i giorni o gli anni, segnano il passaggio da un'era a un'altra, un passaggio che è dato dal movimento lentissimo dell'asse terrestre e che in questi antichissimi miti è rappresentato dal movimento circolare di un mulino, che al passaggio da una tappa all'altra del ciclo precessionale finiva per scardinarsi. L'asse, il perno attorno a cui girava, cambiava di posizione, si perdeva, per poi ritrovare un nuovo assetto del tempo cosmico, un nuovo ciclo di rotazione e una nuova era per gli uomini. Ebbene, attenzione che Nolan questi concetti li mette davanti allo spettatore sin dai primi frame del film e via via li ripete fino alla fine del film. È la mia opinione e potrebbe essere un'intuizione sbagliata, ma per come la vedo io, Nolan costruisce il film intorno al concetto dell'asse del mondo inclinato, a simboleggiare la fine di un'era precessionale, una fine drammatica e violenta, ma già scritta nel fato,
è l'inizio di una nuova età, un movimento delle lancette cosmiche e dell'umanità già scritto e predeterminato dal fato e scandito dal lentissimo movimento precessionale del cielo. Shakespeare, che mutua il personaggio di Amleto, principe non dei Danai ma di Danimarca, l'assonanza c'è e non ci stupiamo se pensiamo alla possibile ambientazione originaria delle storie di Omero nel Baltico. Allora Shakespeare, dicevo, che mutua il personaggio di Amleto dagli antichi miti nordici tramandati oralmente, come tramandati oralmente sono i miti mutuati da Omero, Shakespeare fa dire all'Amleto medievale della tragedia Amleto, un Amleto medievale erede del prototipo nordico Amlodi che era proprietario di un mulino cosmico. Allora Shakespeare fa dire al suo Amleto, all'Amleto della sua tragedia, gli fa dire: il tempo è fuori dei suoi cardini, il mondo è fuori dall'asse. Oh maledetto stridore, che io sia nato per doverlo raddrizzare. Questi concetti della fine di un mondo, dell'angoscia per la fine di una civiltà e l'arrivo di una nuova, del compito immane per il re usurpato di dover gestire in prima persona questo passaggio. Allora, questi concetti percorrono tutto il film di Nolan e si palesano in maniera abbagliante proprio alla prima scena e proprio anche all'ultima scena del film. Questi concetti rappresentati nel film sono come un rinvenimento archeologico che l'astroarcheologo Nolan fa del messaggio incapsulato nei racconti orali raccolti da Omero e da Omero unificati, risistemati organicamente nell'Odissea. All'inizio del film, quel cavallo mezzo piantato in mare che sembra un gigantesco remo, un gigantesco asse di un timone, un asse così inclinato tra il mare e la terra, tra cielo e terra, non è un'immagine creata casualmente, è un espresso richiamo a quei miti ancestrali che parlano di remi, di timoni, di assi, di cardini su cui sono ancorati i movimenti circolari del cosmo e del tempo. Circolari come quelli di un mulino, di quel mulino cosmico di cui Amlodi, il prototipo nordico dell'Amleto shakespeariano, era proprietario. Quel mulino cosmico, dicevo, che in un'era macina pace, in un'altra macina sabbia, in un'altra macina guerra e che scandisce drammaticamente le età dell'umanità. Simboli racchiusi e protetti all'interno di quelle capsule del tempo che sono i miti, i racconti immortali, quei racconti conditi e alimentati con archetipi ed emozioni eterne che, proiettati da un lontano passato, sono giunti sino a Omero e poi sino a Dante e via via fino a noi, fino a Nolan. Nolan che è bravissimo a spacchettarli dal loro rivestimento di solida poesia e profonda tragedia e a mostrarceli visivamente. Nolan, il quale non è uno imbevuto di topos televisivi o cinematografici e basta. Nolan che è un europeo che conosce la letteratura, l'ha studiata alla University College di Londra e che quindi è capace di maneggiare Omero prendendosi anche qualche licenza senza rischiare di mancargli di rispetto. Certo, nel film di Nolan, oltre alla letteratura di Omero, ci sono anche gli innesti visivi propri dei nostri tempi e propri dell'arte cinematografica, che è arte giovanissima e che ovviamente non è farina del sacco di Omero. Tutti hanno visto la somiglianza tra il cavallo di Troia spiaggiato e la statua della libertà spiaggiata del finale de Il pianeta delle scimmie. Quella statua della libertà in rovina sulla spiaggia, rivelava improvvisamente che un conflitto immane aveva distrutto la civiltà umana. Un mondo era caduto, un'era era drammaticamente finita e ne era iniziata un'altra. Ma sotto la veste di questo richiamo evidente a Il pianeta delle scimmie, Nolan mette sullo schermo l'antichissima immagine del remo asse, del timone piantato nel mare, dell'asse di un mulino uscito dai cardini, del tempo ciclico che perde il suo perno, del cielo che è finito fuori dall'asse e cambia assetto. Un passaggio da consumazione e morte di un periodo e rinascita e albeggiare in una nuova rivoluzione, nello scoccare del movimento del cielo da un'era precessionale a un'altra. Movimento che come i rintocchi di un orologio scandisce il passaggio delle ere e che nel film di Nolan in particolare scandisce il passaggio dell'umanità da un'epoca, quella della cittadella fortificata di Troia, a una nuova, quella delle poleis greche.
E per tutto il film di Nolan, Ulisse si pone come scintilla che trasmette da un luogo all'altro la fine violenta di un'era e l'inizio di una nuova, l'incendio di una civiltà e l'albeggiare di un'altra, come un sole incendiario che riprende il suo posto nel cielo cadente tra le ceneri di un'età morente, riavviando il moto circolare del cosmo attorno al proprio perno e avviando una nuova tappa del ciclo cosmico. Questo era il messaggio dei miti che Omero aveva raccolto nelle sue opere e questo è il messaggio che Omero aveva preservato, un messaggio incapsulato e protetto dalle trame del racconto, dalla bellezza emozionante e drammatica degli archetipi messi in scena e che Omero, in alcuni punti dell'Odissea, scarta dall'involucro ed espone all'uditorio. Abbiamo detto che Nolan questa rivelazione del messaggio ancestrale della successione delle ere equinoziali la mette all'inizio del film e la ripete tante volte, financo nell'ultima scena, ma anche Omero lo fa. Il messaggio cosmico precessionale affiora dal profondo del mito e si mostra nella sua crudezza, per esempio, nell'episodio di Tiresia, il quale, se andiamo a leggere l'Odissea di Omero, è perché Nolan non ci ripropone tutti i dettagli di quell'episodio, anche se li tiene bene in mente, allora il quale Tiresia nel poema omerico, affiorando dalle profondità dell'Ade, parla ad Ulisse proprio con quei codici, il remo e il passaggio delle epoche, quei codici che sono i simboli ancestrali e remotissimi che i miti avevano il compito di tramandare. Nel poema di Omero, Tiresia profetizza che Ulisse, dopo aver ristabilito l'ordine a Itaca, ripartirà ancora una volta per un altro viaggio e troverà un altro mondo e ci sarà la pace. Nel film di Nolan, l'episodio di Tiresia che parla con Ulisse ai confini dell'Ade è riportato parzialmente e nel dialogo nel film tra Tiresia e Ulisse non sentiamo nulla circa questa profezia di un ulteriore viaggio dopo il ritorno a Itaca. Ma questa profezia dell'ultimo viaggio Nolan comunque ce l'ha bene in mente, tanto è vero che la usa come ultima scena, come ultima track del film. E infatti il film finisce con le immagini di Ulisse in partenza per l'ultimo viaggio verso terre inesplorate, il che è proprio quanto profetizzato da Tiresia nel poema omerico. C'è anche Dante in questa scena finale del film? Io penso che un pensierino a Dante Nolan lo abbia comunque fatto, considerando gli studi letterari del londinese Nolan e stante la forte tradizione dantesca che c'è in Inghilterra. Quel Dante che ha avuto l'onore di unirsi al circolo di grandi poeti che saluta Virgilio nel Limbo, circolo in cui c'era Omero niente meno. Quel Dante che si è sentito legittimato a creare un sequel del franchise omerico, un sequel di valore, che leggiamo nel canto 26 dell'Inferno, il canto del folle volo di Ulisse. Allora, se andiamo nel dettaglio dei dialoghi del film di Nolan, nelle frasi che chiudono il film, vediamo che Nolan cita proprio Dante e non Omero. L'Odissea di Nolan chiude il film annunciando il viaggio di Ulisse verso ovest, dove il sole muore. Ebbene, la direzione del viaggio verso occidente è invenzione di Dante. Tiresia, nell'originale poema omerico, non parla della direzione a ovest. Sono invece riferibili al poema omerico e all'episodio di Tiresia, come raccontato nel poema, le ultimissime parole del film che tornano sul concetto ricorrente in tutta la pellicola di un cambiamento di era, di morte di un'epoca e di rinascita di una civiltà. Tiresia nel poema omerico lo fa intendere che alla fine Ulisse, dopo avervi portato i dovuti sacrifici, si troverà in un mondo di pace. E quindi Nolan è bravissimo in questo ultimo monologo di Ulisse a mettere il focus, sulla morte di una civiltà e sulla rinascita, sulla fine di un'era e l'inizio di un'altra, sul movimento del mondo e del tempo a raggiungere una nuova posizione in un moto assiale che è visivamente simboleggiato da quel perno gigante inclinato e conficcato tra mare cielo e sabbia terra, con cui Nolan aveva proprio iniziato il film. Ma a parte questo riferimento al viaggio a occidente, nel film di Nolan non c'è nient'altro di Dante, non vi è la tragica fine del folle volo. Per il resto il film è cioè, solo Omero.
solo Omero e Nolan, nel senso che la letteratura su cui nasce il film è solo ed esclusivamente quella di Omero, con tutto il bagaglio di miti che alimentano il poema omerico originale. Nolan cita altre opere d'arte oltre alla letteratura di Omero? Sì, ma se ci sono citazioni di altre opere, esse sono solo opere cinematografiche. Pensiamo all'Agamennone che si vede all'apertura delle porte di Troia. Anche qui c'è chi l'ha trovato divertente, e a me per esempio è piaciuto. C'è chi invece ha ironizzato vedendoci un Bat Agamennone o un Robocop fuori contesto. Ma secondo me quello non è né Robocop né Batman. È l'androide della polis per eccellenza dell'immaginario cinematografico. L'androide della polis immaginata da Fritz Lang nel 1927, una polis di nome Metropolis, una città avveniristica, come avveniristica ai tempi dell'età del bronzo, ai tempi della guerra di Troia, poteva essere una polis greca, il cui concetto nasceva in età arcaica ai tempi di Omero, e non prima. L'antica Troia non era una polis, ma era una città-stato fortezza della tarda età del bronzo. Era una cittadella fortificata dominata dal palazzo del re. Il modello politico e sociale di Troia era completamente diverso da quello delle poleis greche. Non era una città aperta basata sulla comunità di cittadini, ma una fortezza che ospitava la famiglia reale, i nobili, i soldati e i tesori, protetta da mura monumentali, mentre la popolazione comune viveva nella città bassa fuori dalle mura e si rifugiava nella cittadella solo in caso di assedio. E quindi ecco che davanti alle porte della città di Troia, nel loro spalancarsi, appare la visione futuristica dell'androide di Metropolis a preannunciare la fine di un mondo e l'avvento di uno nuovo, dalla rocca di Troia alla polis, dalla cittadella fortificata alla moderna Metropolis. Di richiami cinematografici ce ne saranno forse tanti altri, ma comunque per fortuna non c'è quell'esondazione indecente di richiami e citazioni cinefile che ci siamo sorbiti in tanti film recenti. Penso innanzitutto a The Substance. Nel film di Nolan, a essere protagonisti, sono soprattutto gli archetipi che Omero cantava. E a proposito della track, del quadro di Ulisse, che dopo il ritorno a casa riparte, come profetizzato da Tiresia nel poema di Omero, e come raccontato e sviluppato nel sequel diretto da Dante Alighieri, in questa traccia, in questo quadro finale del film, troviamo dischiuso il potentissimo mito che avevamo visto giganteggiare proprio all'inizio del film. Il mito del mulino cosmico che macina il tempo e che ad ogni macinazione segna il passaggio a una nuova era. Attenzione alla profezia di Tiresia presente nel poema omerico. Dice Tiresia a Ulisse che lui, Ulisse, dopo aver sconfitto i Proci e ristabilito la legittima successione del potere a Itaca, ripartirà per un altro viaggio e dovrà ripartire con un remo in spalla, fino a raggiungere genti che ignorano il mare, non conoscono il sale e non hanno mai visto navi. Quando un viandante scambierà il suo remo per un ventilabro, che è la pala per pulire il grano, Ulisse dovrà piantarlo lì, offrire sacrifici agli dei e intorno a lui ci sarà la pace. Cos'è il remo? È l'asse del mondo, è il cardine del cielo e del tempo. Cos'è il ventilabro? È sempre la raffigurazione dell'asse cosmico, è una lunga pala con cui si faceva volteggiare il raccolto per separare il grano dalla pula e permettere che la macina del mulino macinasse il prodotto puro. Cos'è il mulino? È la ruota cosmica, è il cielo che gira, è il tempo che scorre con il suo movimento circolare. Cosa dice Tiresia? Dice di piantare il remo laddove esso sarà scambiato per un velabro, laddove dal mare si passa alla terra, nell'esatto punto di congiunzione tra lo spazio del mare e lo spazio della terra. E il lungo remo, la lunga pala, l'asse celeste, l'Axis Mundi, dove lo vediamo proprio all'inizio del film? Lo vediamo lì, alla congiunzione di mare e terra. L'episodio della profezia di Tiresia nell'Odissea si inserisce perfettamente nel complesso di miti arcaici e indovinelli cosmologici analizzati da Giorgio de Santillana e Herta von Deschen nel Mulino di Amleto. In questa fondamentale opera, di cui abbiamo detto già all'inizio, gli autori affrontano e collegano esplicitamente il remo di Ulisse
alle storie di Amleto, Amlodi, Collervo, le storie dei prototipi nordici e finnici, cioè dell'Amleto shakespeariano, e collegano il remo quindi al simbolismo del mulino cosmico di cui questi personaggi erano proprietari. De Santillana, nel mulino di Amleto, mette direttamente in relazione il remo, portato in spalla da Ulisse, con un episodio della saga nordica dell'antico Amleto. Nella saga nordica, mentre cammina lungo la spiaggia insieme ai suoi custodi, Amleto si imbatte nel timone di una nave naufragata. Quando i compagni gli dicono ironicamente che si tratta di un gigantesco coltello, Amleto, fingendosi pazzo, risponde: "È proprio quello che ci voleva per affettare un così gigantesco prosciutto", intendendo con prosciutto l'immensità del mare. De Santillana spiega che dietro l'apparente idiozia di Amleto, l'Amleto delle leggende nordiche, e dietro le istruzioni di Tiresia nel poema omerico, si cela lo stesso antichissimo linguaggio tecnico-astronomico, il remo o timone, queste figure lunghe e solide a simboleggiare l'elemento assiale conficcato nella profondità del cielo. De Santillana spiega che dietro l'apparente idiozia di Amleto, l'Amleto delle leggende nordiche, e dietro le istruzioni di Tiresia nel poema omerico, si cela lo stesso antichissimo linguaggio tecnico astronomico, lo stesso simbolo, il simbolo del remo o timone, il simbolo di queste figure lunghe e solide, a simboleggiare l'elemento assiale conficcato nella profondità del cielo. Anche Cullervo, che è l'equivalente finico di Amleto, a un certo punto della leggenda viene descritto mentre si trova in mezzo al mare intento a misurare la profondità delle acque con un remo. Il dettaglio del viandante che nella profezia di Tiresia nel poema omerico scambia il remo di Ulisse per lo strumento agricolo del ventilabro si aggancia quindi in modo straordinario al tema centrale del libro Il mulino di Amleto, che è appunto il tema del mulino cosmico. Nel mito di Amlodi il mulino è la struttura che fa ruotare i cieli e che scandisce le età del mondo, macinando prima pace, poi sale e infine sabbia e scogli, creando il gorgo del Maelstrom. Non a caso, subito dopo l'episodio del timone sulla spiaggia, i compagni indicano all'Amleto delle saghe nordiche, al prototipo dell'Amleto shakespeariano, gli indicano delle dune di sabbia, invitandolo a guardare quella farina. Ed egli risponde che è stata macinata fine dalle tempeste canute dell'oceano. La farina che cade dal cielo, Nolan ce la fa vedere nell'isola di Circe, ed è un elemento che nel poema omerico assolutamente non c'è. Nolan poi, attenzione, ci fa vedere la scena del gorgo che è raccontata nell'Odissea, nel poema omerico. Allora, nei miti raccolti nel libro Il mulino di Amleto, il gorgo, il maelstrom, è un elemento che sta a simboleggiare l'ombelico del mondo, che si genera quando il perno del mulino cosmico si spezza. E non a caso, secondo me, nel corso di questa scena Nolan ci fa vedere i remi che si spezzano, circostanza questa che non troviamo nell'originale di Omero. Quindi il mulino è presente nel poema scritto da Omero nell'VIII secolo a.C. ed è presente nel film del 2026 di Nolan. Ed ecco ancora un altro esempio, gli autori del mulino di Amleto ricordano come Omero inserisca nell'Odissea la figura profetica e quasi titanica della donna sfinita che gira la mola per fare la farina dei proci, una donna che invoca alla fine di quell'era morente e consumata. Questo è uno dei passi più scuri e misteriosi del poema omerico, ma diventa tutto più chiaro alla luce delle intuizioni di De Santillana nel libro Il mulino di Amleto, perché ormai l'abbiamo capito che questo è un riferimento esplicito al grande mulino cosmico che macina le ere del mondo. A Itaca sta per giungere al collasso un'era, quella dell'usurpazione da parte di 108 pretendenti, e 108 è un numero importante dei calcoli precessionali. Pretendenti il cui tempo è ormai consumato come consumate sono le risorse che i 108 hanno dilapidato. E ora che ci troviamo in questa traccia del concept album prodotto da Nolan, che è la penultima traccia, il penultimo quadro del film, cioè il quadro della vendetta di Ulisse sui proci, allora in questa traccia troviamo evidentissima la identità archetipica
tra la storia di Amleto e quella di Ulisse. Siamo nella traccia del film in cui si canta del ritorno di Ulisse a Itaca e del ripristino del potere usurpato dai pretendenti insediatisi nel palazzo. Allora, dovete sapere che l'antico Amleto, l'eroe nordico delle antiche leggende trasmesse oralmente in un'età remota, proprio come l'Amleto rielaborato successivamente da Shakespeare, e Shakespeare la sapeva lunga, l'Amleto antico si finge folle per sopravvivere alle insidie di corte e sconfiggere chi ha usurpato il trono. È questo in realtà un tema ricorrente nei miti e nelle storie antiche di tutto il mondo. Il tema cioè del vero leader, dell'uomo giusto, che si traveste, si camuffa da debole, da folle o da mendicante. E questo lo fa il Bruto dell'età repubblicana, lo fa Gesù davanti a Pilato, lo fanno persino personaggi della cultura pop come il tenente Colombo che si finge sbadato per disarmare le difese dei colpevoli. Personaggi che dicono la verità sotto una coltre di frasi apparentemente assurde, come direbbe Dante, mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame dei versi strani. Personaggi che passano così inosservati e indenni fra i traditori, fra gli usurpatori, ad arrivare al momento cruciale. A questa antichissima schiera di personaggi appartiene l'Ulisse, che torna a Itaca e che per ripristinare il suo potere e non farsi sopraffare dagli usurpatori si camuffa. Rientra nel suo palazzo da ultimo degli ultimi, da mendicante lacero. Viene deriso perché appare vecchio, povero e apparentemente scemo, e in questo modo fa abbassare la guardia ai tracotanti usurpatori prima di colpirli. Come vedete in questa affascinante vasca architettonica e narrativa preparata da Nolan, l'anguilla sinuosa dell'Odissea scivola e guizza con tutta la sua energia e il carico di umanità immortale e ancestrale che si porta con sé, un mito che non finisce mai di parlarci. E a Nolan gli va dato merito che nello splendore dell'IMAX ha rappresentato visibilmente e acusticamente gli antichi miti e gli immortali archetipi che sono da sempre incastonati, incapsulati nella trama epica dell'Odissea. E come gli antichi Aedi, come il rapper Omero che vediamo all'inizio del film, Nolan è riuscito a far suonare le corde del pathos e così è riuscito a risvegliare, facendoli vibrare poderosamente, è riuscito a risvegliare quelle note ancestrali che sono sopite da sempre dentro ognuno di noi. Non è impresa facile, non è impresa da tutti, come non lo è far suonare la corda dell'arco di Ulisse.